Troviamo a Franciacorta per Coppa Italia, per il round finale, per un nostro obiettivo del team di iscriverci e di ottenere una wild card per la World Cup in categoria OKN. Siamo dentro la tenda del team, oggi una tenda in versione ridotta. Per questo round di Coppa Italia siamo in 4 piloti con MLG Racing. Abbiamo un Mini 60, un Junior e 2 OKN Senior. Se vi porto con me e andiamo a vedere la differenza principale a livello di telaio tra un Junior e un Senior, non cambia praticamente nulla. Con MLG usiamo i Parolin. Abbiamo una differenza solo di restrizione di motore, però il resto è uguale. Veniamo a vedere il mio kart. Vedete che adesso le gomme sono quelle ancora da bagnato. Siccome le condizioni si stanno asciugando, sono gomme ancora usate. Oggi con la pioggia i programmi sono leggermente cambiati. Il piano originale era quello di correlare 2 telai. Per il resto un motore a presa diretta, cilindrate 125, 2 tempi, il raffreddamento è a liquido. Ed è per questo che vedete questo mega radiatore qua. La tendina si può muovere per regolare appunto le temperature. Nonostante sia estate la teniamo sempre alta perché appunto con la pioggia non occorre raffreddare troppo i motori. C'è Simone, il mio ingegnere per oggi, che mi sta aiutando con la messa a punto. Sta cambiando il rapporto, non diciamo che rapporto usiamo, giusto? Sì. Muoversi più avanti. Sì. È leggermente più lungo dell'altro. Il volante è perfetto. Mi chiederete cosa sto facendo qua, come fuori dalla tenda. Stiamo provando in vista il mondiale, un secondo telaio. Questo è diverso dall'altro. Di fatto ha i tubi che sono leggermente più grandi. L'altro aveva un 30 mm, questo un 32. Purtroppo appunto le condizioni di oggi non sono state adatte per testare entrambi i telai e correlarli, però quella era l'intenzione. Quindi è la prima volta che provo i feeling immediati, quindi il sedile, se è quello giusto, distanza pedali, acceleratore freno, distanza volante, diciamo i feeling proprio primordiali di quando si sale su un kart. Le qualifiche sono il momento più importante di un weekend di gara. Qui si decide gran parte del risultato finale. Vi porto con me nelle fasi che le precedono. Gli ultimi controlli al kart, concentrazione al massimo, ultimi consigli. Poi in peregriglia. È nella testa la pista, curva dopo curva, metro dopo metro. Poi è il momento di entrare in pista. Il cronometro non perdona, serve precisione, coraggio e un giro perfetto. Abbiamo fatto appena adesso le qualifiche, non sono andate benissimo, però ci sono degli spunti interessanti su cui migliorare. Abbiamo un settore 1 in cui dobbiamo migliorare una curva, il settore 2 va molto bene, migliorabile, ma sicuramente anche relativamente agli altri siamo messi molto bene. Il settore 3, anche lì c'è una curva da migliorare. Le qualifiche sono state sotto il sole, quindi è stata un'ottima cosa. C'era un rischio pioggia. Il bilancio della giornata ovviamente si è imparato tantissimo con condizioni miste, quindi partiremo da dietro e vediamo cosa riusciamo a fare, ma siamo appunto più focalizzati su sperimentare cose nuove, rapporti diversi,
migliorare la guida. A domani. Abbiamo il warm-up verso le 9, la prefinale tarda mattinata e poi si concluderà tipo verso le 3 di pomeriggio con la finale. Partiremo dal fondo, che possiamo fare sicuramente meglio con il rapporto, quindi dobbiamo fare qualche cambio. Per il resto siamo a 1/10 dalla P15 e in 1/10 siamo in 10-13 piloti. Quindi è una griglia super compatta, ma è ottimo appunto per l'esperienza e per capire come fare a guadagnare quei 2 decimi in più. Poi oltre ovviamente si può fare ancora meglio, però il feeling che c'è stato ieri è che appunto con le 2 sessioni di pioggia e solo un round di prove libere con configurazione asciutto prima delle qualifiche, non avendo provato in questa pista da febbraio, mi sono reso conto che è veramente difficile puntare a delle posizioni diciamo interessanti o avanti nella griglia, e quindi oggi si continuerà a lavorare per migliorare quell'aspetto lì e cercare di appunto di accelerare i tempi di apprendimento in alcune aree. Buongiorno da Franciacorta, andiamo a fare un giro di pista, sono le 8:10. Il perché faccio questo giro di pista è qualcosa che cerco sempre di fare, non essendo costantemente a girare e conoscendo a memoria questi tracciati. È sempre interessante vedere e capire il feeling della gomma che c'è in pista, quindi della gomma intendo proprio quanta gomma è stata lasciata il giorno prima e quanta gomma attualmente c'è sul tracciato dopo magari la notte in cui può essere piovuto. Certo, la pista è sempre in evoluzione, ma ritornando al punto 2 si notano proprio tutti i dislivelli. In curva 1 vedete chiaramente che c'è una salita incredibile che si percepisce molto di meno quando si è sul kart. Abbiamo appena finito la sessione di warm-up, abbiamo guadagnato qualche posizione, quindi sicuramente meglio di ieri. Rimangono comunque sempre warm-up, sì, prove ufficiali, ma con la prefinale inizia un altro sport. Abbiamo analizzato i dati, le telemetrie e senza andare troppo nei dettagli ci siamo preparati per la prefinale al meglio. Da questo slow motion la dinamica dell'incidente è chiara. Sulla parte sinistra del teleschermo vedrete 5 carte nelle retrovie che si aprono totalmente a ventaglio in approccio di curva 3. Quindi il secondo di questi kart viene toccato dal terzo, si gira a 90 gradi e procede verso l'esterno, ma viene toccato e rispinto dentro dal quarto e il quinto kart, e quindi ritornando in traiettoria, scontro inevitabile, gara finita. La finale è appena finita,
con il botto in curva 3, davanti a me si sono girati, è una curva purtroppo qui non c'è molto spazio. Ho visto la situazione davanti, il problema è che era il primo giro con il gruppo estremamente compatto e non sono riuscito ad evitarli, e forse sarebbe stato impossibile evitarli considerando che eravamo tutti compatti. Succede, peccato che sia successo il primo giro, dopo 3 curve, lo start era andato bene, avevo guadagnato 3 posizioni subito e quindi ero lì appunto per giocarmela, per guadagnarne altre. Abbiamo piegato il piantone dello sterzo, stiamo cercando di cambiarlo e ci prepariamo per la finale. Stiamo controllando il telaio per vedere se è piegato. Abbiamo cambiato praticamente tutto il gruppo del piantone dello sterzo, fuselli e braccetti. Adesso controlliamo se la sale ha. In pregriglia l'accensione del kart è fondamentale. Se il kart non si accende, la finale finisce immediatamente. Per ottimizzare e massimizzare la partenza bisogna scaldare freni e portare in temperatura le gomme il più presto possibile. In allineamento pre-partenza bisogna stare vicinissimi al kart che precede e rimanere in formazione. La tensione sale e partenza. Ciao, abbiamo finito la gara, la finale è conclusa, è andata finalmente bene, quindi posso essere abbastanza soddisfatto per il progresso, per il fatto che almeno 15 giri questa volta, a differenza della prefinale, li abbiamo fatti. Li abbiamo fatti anche bene, con 3 sorpassi in pista. Abbiamo sbagliato magari alcune cose, ma fa parte del percorso, non potendo fare tantissimi test bisogna utilizzare queste occasioni e massimizzarle. Credo di essere finito 18esimo o 19esimo, quindi 7 posizioni le ho recuperate rispetto a dove partivo. Stiamo tornando a casa, si è concluso il weekend di gara con una nota positiva. Abbiamo ridotto il gap rispetto alla P1 di 3 decimi, quindi da un secondo siamo arrivati a 7 decimi, ma soprattutto siamo vicinissimi, 10-12 piloti sono racchiusi in un decimo e mezzo. È stato un punto molto incoraggiante quello che siamo riusciti ad ottenere in finale, considerando che la maggior parte degli altri era qui sin dal venerdì, se non prima. Bilancio nel contestualizzato positivo. Prossima gara programmata quindi sarà la Coppa del Mondo KN a Cremona a fine settembre. Spero che questo video vi sia interessato. Fatemi come sempre sapere nei commenti cosa vorreste vedere nel prossimo video. Grazie come sempre per il vostro supporto. Ricordatevi appunto di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Grazie mille, ciao, alla prossima! Ha ha.